Knot Nor. È DuckTales, il gioco sullo zio Paperone. Nuovo gioco, medio. Oh, no, un attacco terroristico. Una bomba. Una marea di bombe. E una marea di bassotti. I bassotti si sono moltiplicati. Non sono più una famiglia, sono un'etnia. C'erano 250 bassotti che entrano dentro come un fiume. E zio Paperone per qualche motivo qui non abita nel deposito ma in una villa a parte. No, come era nelle prime apparizioni del deposito, il deposito era un edificio a parte dove zio Paperone appunto depositava il denaro e lui abitava in una villa, in un edificio, dall'altra parte. E qui, tra le differenze che potete notare, è che zio Paperone nei fumetti italiani che noi tutti conosciamo ha i colori invertiti, cioè ha la palandrana rossa e le ghette blu, invece qui ha il contrario, ha la palandrana blu e le ghette rosse. La fascia rossa invece è uguale, perché questi erano i colori che aveva nelle prime versioni nei fumetti, ma anche come viene rappresentato nei cartoni, perché questo vi ricordo che è un videogioco tratto dalla serie di DuckTales che a sua volta è tratta dai fumetti di zio Paperone, specialmente quelli di Carl Barks, che in America conoscono quelli di Carl Barks, giustamente sono quelli originali, sono anche più belli insieme a quelli di Don Rosa. E qui hanno rapito Wilco qua. Anche Scrooge. La voce che sentite è quella di Alan Young, il doppiatore storico di zio Paperone che è morto qualche anno fa, penso nel 2017. Doppiava zio Paperone in tutte le versioni animate, insomma, dove compariva lo zione Paperone. Gammy money. Hey, don't forget about me, Uncle Scrooge. Lo zio Paperone stava scordando dei qui qua. Quello è qui, che nella versione originale si chiama Hui. E niente, qui i bassotti sono anche caratterizzati. Nei fumetti italiani i bassotti sono 3 e sono tutti uguali, invece qui sono tipo 5 o 6, come nelle prime apparizioni dei bassotti nei fumetti di Carl Barks. E sono anche caratterizzati, però c'hanno anche, c'è quello là ciccione, c'è quello basso intelligente, c'è quello grosso e cattivo. Vanno a scaletta, dal più piccolo al più grande, vanno in fila di statura, come i fratelli Dalton. Ecco, assomigliano ai fratelli Dalton, come sono caratterizzati qua. Anche i fratelli Dalton c'era quello più basso, era quello più intelligente, pure qua, insomma. E che altre differenze ci sono? Vabbè, che qui qua sono, oltre ad avere i capelli colorati, hanno anche la maglietta colorata, il maglioncino. Invece nei fumetti hanno il maglioncino nero e poi i cappelletti colorati che li distinguono. Per essere precisi, io sono un esperto di Bondo dei Paperi, di Wilco qua, ovviamente, di zio Paperone e di tutti quanti gli altri paperi che ci stanno. Dovete sapere che qui è quello rosso, qua è quello blu e qua è quello verde. Huey, Dewey e Louie rispettivamente nella versione originale. Praticamente qua si chiama Luigino nella versione originale. Ed ecco, qui troviamo tutte cose nascoste. Le dobbiamo prendere tutti, perché come farebbe lo zio Paperone, grande avventuriero e grande scopritore di tesori, dobbiamo prendere più tesori possibili, più tesori nascosti possibili, quindi non ne dobbiamo lasciare indietro nessuno, ragazzi. Se ne lasciamo indietro anche solo uno, allo zio Paperone non fa mica piacere, perché lo conoscete, lo zione Paperone vuole tutto. Allora, qui devo stare attento perché qui c'è un forziere a mezz'aria. Ecco qua, quindi dobbiamo fare così, pum, ecco qua. Abbiamo preso tutte le gemme. Qui lo zio Paperone è invincibile perché con sto bastone salta in testa a tutti, ammazza tutti. Ed è pure più agile. Pong. Qui c'è un barile rosso come nei videogiochi FPS degli anni 90. E qui non c'è niente. Ah, qui c'è l'altro bassotto, quello ciccione. Bassotto a cui piace mangiare. Mi raccomando, non te mangiare pure i Wilco qua, allora, qui c'è qua. Tra l'altro sono un po' più chiari i colori, soprattutto quelli di qua. No, questo non è qua, scusate, questo è qua. Poi vi dovrò anche parlare. Ho sbagliato la sequenza. Prima attiviamo con un bel cheeseburger, poi gli diamo una botta nel culo. Ecco qua. Ecco qua. Qua. Questo è qua. Non è qua. Ecco qua. Qua.
che è un po' azzurro più che blu. Qua, qui ci indica che qua. No, qui ci indica qua che dobbiamo andare. Lasciamo perdere. Allora, qui c'è questo. Comunque dietro, vedete, c'è un casino. Ci sono tutte il sistema di sicurezza del deposito Zio Paperone che è andato in tilt. Finisce per dare le botte in testa anche allo Zio Paperone, al proprietario. Mi money bin. Non è che qui c'è qualcosa, eh? L'angolini? No. Dai, Zio Paperone. E qui c'è la gemma rossa. E anche quella gialla. E vai con l'altra gemma rossa. No, assolutamente no. Ah, poi c'era quella piccola. No, sta ancora più in alto. Sta qua. Eccola. Vai, Zio Paperone. Paperon de Paperoni. Ah, io spero che sappiate tutti che Zio Paperone è scozzese, perché se non lo sapete siete dei maledetti. No! No! Mi serviva. Vabbè, non c'è niente da fare, Zio Paperone, mi dispiace tanto. Quel forziere, in quel forziere tra l'altro probabilmente c'era una torta. La torta e i dolci fanno riprendere la vita. Invece nella vita reale la fanno perdere un po' di vita. Ho fatto un'altra cazzata, ho fatto. Mamma mia, mi sa che mi conviene morire. Devo prendere questo nella distrazione, porca miseria. Io lo rifarò tutto probabilmente, perché qui mi sto a perdere un po' di quicco qua. No, i quicco qua li sto a prendere. Mi sto a perdere la cosa che interessa di più allo Zio Paperone, i soldi. I tesori. No, beh, allo Zio Paperone interessa anche dei suoi nipoti, però insomma. Io ho l'impressione che gli interessa di più dai danari. E qui c'è quello grosso e cattivo. Guardate qua come si vede. Not so fast, McDuck. We're running things around here now. Curse me kills. Ecco, ho detto kills perché è scozzese. È un ricco papero scozzese. Ma lo sapete che questa cosa dello scozzese ricco, non so se è una cosa che esisteva prima del personaggio Zio Paperone o se è venuta dopo? Secondo me è venuta prima. C'era qualcosa prima. Dai, ecco. Ecco qua. DuckTales. A fat lot of good. Vade via tu, bassotto. Boing. Toing. Ah, lo sapevo che c'era una gemmona. Dum 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 dum. Zio Paperone, vai. Qui c'è una gemma, dai. C'è la torta qui. Perché ora c'è il boss. E chi sarà mai il boss se non il bassotto basso e intelligente che si sta fottendo un quadro? Step away from me, father. Not this time, McDuck. You ain't getting the drop on this big boy. Ok, c'è una piccola boss fight adesso. E gli dobbiamo far cadere sta cassaforte in testa che gli fa cascare l'elmo. E quando l'elmo è fuori gli diamo una botta in testa con il pogo stick. E mi sono fatto colpire perché sono un minchione pure io. Boing. Basta mettersi per terra là. Boing. Mi sa che questo è l'ultimo colpo, vediamo un po'. Sì, eccolo qua, l'abbiamo battuto. Curse you, McDuck! This ain't the last you'll see of me! E lì Battista che aiutava solo premendo il pulsante. Ah. Era interessato in quel quadro perché c'era un segreto. Well, pluck me pain fighters. Ehi, guarda lo Zio Paperone.
Cosa c'è di più bello nella vita che vedere zio Paperone che esulta, zio Paperone felice, contento? E ci arriva a dire qui qua, guardate qua, abbiamo tutto quello che serve nel mondo perché c'è zio Paperone e qui qua nella stessa stanza. C'è pure un quadro con una piccola faccia di papero allegro con dei soldi vicino. Brigadoon. What is it? What is it, Uncle Scrooge? A me piace un sacco la voce che c'avevano qui qua nei vecchi cartoni. Zio Paperino! Vieni a giocare con noi, zio Paperino! Zio Paperino! Allora, stanno scoprendo che ci stanno tutte delle coordinate per posti nel mondo in cui sono nascosti dei tesori che zio Paperone ovviamente ora vuole andare a prendere. Perché la vita di zio Paperone è tutta basata sull'andare a recuperare tesori. Guardate la faccetta di qui che legge, guarda quegli occhietti, guardate lì. Non vi viene voglia di sbaciucchiarlo in testa? Sono 3 paperotti carini. 3 paperotten. It looks that way, lads. La voce di Alan Young comunque era perfetta. La voce di Alan Young faceva in generale, era famosa per fare zio Paperone, ma faceva in generale personaggi scozzesi. Infatti nel cartone di Ren e Stimpy, quando c'è Haggis, il personaggio scozzese, che è sempre un tizio anziano scozzese, per questo dicevo, mi sa che esiste lo stereotipo dello scozzese anziano e ricco, dello scozzese miliardario, perché c'è sta sto personaggio che è sempre uno scozzese ricco e c'ha sempre la voce di Alan Young. Get launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle. Ah, e qui c'è il primo personaggio che vediamo che è stato interamente creato per la serie animata di DuckTales, perché la serie animata di DuckTales è basata sui fumetti di Karl Barks, però hanno inserito anche qualche personaggio nuovo, completamente ideato per la serie animata. Il videogioco originale di DuckTales, su cui si basa questo gioco qua, questa è una remaster della Way Forward, il gioco originale di DuckTales è uscito nello stesso anno in cui è caduto il muro di Berlino, nel 1989, anno in cui è anche uscito il primo numero della serie a fumetti dedicata a Cattivic. Cattivic era già stato ideato negli anni 60, ragazzi. La prima storia di Cattivic è il tiramolla, compare in una storia di tiramolla, però il primo numero della rivista interamente dedicata a Cattivic è del 1989, anno anche in cui è uscito questo gioco qua, DuckTales, che ha fatto molto successo, e in cui è caduto anche il muro di Berlino, ma il fatto del muro di Berlino è la cosa meno importante di quell'anno là. Ovviamente la cosa più importante è il videogioco di DuckTales. Ora qui siamo andati nelle Amazzoni, ragazzi, e qui ci sono i gorilla. Dobbiamo saltare in testa. Boing. Boing. Bsh. Abbiamo ammazzato il gorilla facendogli cadere il forziere in testa. Tum. Pom pom. Ah, cosa abbiamo trovato? Siamo in Amazzonia e quell'affare deve essere di qualche civiltà precolombiana. Mi sa che ne dobbiamo trovare... No, dobbiamo di sicuro trovarne altri. Oh no, questo non gli puoi saltare sopra. Giusto, me l'ho scordato. Ok. Andiamo nella grotta, vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Prima andiamo di qua. Bsh. Ho ammazzato. Bsh. Bsh. Abbiamo trovato un'altra di quelle monetone. Another coin. Bisogna stare un po'. Aia, ecco, lo sapevo. È perché ci si fa male con gli spuntoni. Io vado prima di qua. Mi sa che qui è dove devo andare.
Bsh. Infatti qui ce n'è uno. Ah, a coin bearing the image of the Queen Horse. How can you tell, boss? Launchpad è quello figo, è il papero col petto grosso. Piace a tutte le donne Launchpad. Anche a Vanessa Bayer gli piace Launchpad. Ha i capelli rossi come lei. Una volta hanno fatto un episodio a SNL con Launchpad. Come solita fare, Vanessa ha scritto un episodio in cui Launchpad doveva baciarla in bocca. Come ha fatto con Adam Drive. È lo stesso errore. Bish. Ma no. Facciamo cazzate. Ma no! No! Volevo prendere il gelato. Ma lì mi faccio sempre. Prendo sempre il colpo lì. Se muoio devo iniziare tutto da capo, lo sapete? Fatto! Devo iniziare tutto da capo, è bellissimo. Ah no, devo iniziare da qua, giusto? Cosa c'è qui? C'è il deposito. C'è il deposito qui. Vai zio Paperone, ehi! Zio Paperone che nuota, guardate. Che bello.